Attenzione, il seguente video contiene spoiler riguardanti The Owl House. L'8 agosto 2020 faceva la sua premiere l'episodio Enchanting Ground Fright dello show d'animazione per ragazzi The Owl House. Ne abbiamo parlato in un precedente video, sul canale americano Disney Channel. In esso vi è stato il più esplicito esempio di interesse tra due persone dello stesso sesso, per quanto fino ad ora non ancora realizzatosi in una relazione romantica tra i personaggi in questione, che sia mai stata permessa tra personaggi principali in una serie animata Disney. Infatti ricordiamo che, per quanto riguarda personaggi secondari e comprimari, tra gli altri ci sono stati nel corso degli anni i due sceriffi in Gravity Falls, i quali, per quanto non siano mai stati dichiarati omosessuali on screen, sono stati resi in una maniera tale che fosse quasi impossibile non accorgersene. Nell'episodio sopracitato di The Owl House, Amity Blight, personaggio inizialmente secondario ma che ha acquisito importanza con il proseguire degli episodi, dimostra palese interesse sentimentale nei confronti della protagonista Luz Noceda, esibendo chiari sintomi di una cotta adolescenziale e desiderando persino invitarla a un ballo. Tralasciando il resto della trama della puntata in questione, la faccenda si concretizza in un effettivo ballo tra le due, in una scena stupendamente animata e presentante una grande chimica tra le due ragazze, ma senza ancora confessioni di sorta, unilaterali o reciproche che siano. Una settimana dopo andava in onda l'episodio Wing It Like Witches, in cui la nostra Amity mostra sempre più platealmente la sua cotta per Luz, tra arrossamenti, lapsus e nervosismi vari. Ed è appunto da qui che arriviamo agli ultimi giorni, quando i giornali di tutto il mondo, italiani compresi, hanno iniziato a far girare la grande notizia sul fatto che sì, finalmente anche la Disney si è aperta a questo genere di argomenti, e Luz Noceda e Amity Blight sarebbero le prime protagoniste bisessuali dell'animazione Made in Topo, perché in effetti, per quanto non abbia ancora mostrato di avere inclinazioni prettamente romantiche nei confronti di Amity, anche la protagonista ha dato segni di essere interessata ad entrambi i sessi in più di un'occasione. Ora, tralasciando il fatto che sì, è una bella notizia, a dispetto di quanto possano dire tutte quelle teste marce di persone che ma era proprio necessario? Perché dobbiamo mostrare il sesso ai bambini? Poiché Disney continuava a rimanere uno dei network più conservatori sul lato LGBT, specialmente in campo dell'animazione. Ecco, tralasciando questo, è proprio vero che Luz e Amity sono state le prime? Torniamo al marzo del 2019. Stava andando in onda la quarta stagione del cartone Star vs. The Forces of Evil, da noi Marco e Star contro le forze del male, l'ultima stagione della serie. Come sa chi l'abbia vista, tale stagione si sarebbe poi dimostrata estremamente deludente, andando a sfracellarsi in un groviglio di scelte sbagliate e scrittura sciatta e maldestra, che ancora oggi perseguita il ricordo di molte persone. Ma in ogni caso non è questo il punto. Il 17 marzo del 2019 venne trasmesso l'episodio Ransomgram, in cui la protagonista Star Butterfly si reca in un'altra dimensione insieme al suo inseparabile amico Marco Diaz. In tale dimensione i due incontrano Brunzeta, sorta di semidea che li aiuterà nella loro avventura, e nel corso della puntata, anche se in verità giusto per un paio di scene, Star si dimostra affascinata tanto dal suo compagno Marco, che quando si reca nella dimensione citata ottiene un fisico adulto e atletico, quanto da Brunzeta, arrossendo e ammirando entrambi con la medesima espressione sognante. Qualche tempo prima, Sabrina Cotugno, una delle scrittrici e direttrici artistiche della serie, aveva scherzosamente affermato sul suo blog che in Star vs. The Forces of Evil tutti i personaggi fossero bisessuali. Per quanto neanche tanto scherzosamente, dal momento che uno dei suoi obiettivi come autrice d'animazione, da lei stessa dichiarato più volte, sarebbe quello di espandere la rappresentazione della bisessualità nel media quanto più possibile. Quindi è Star Butterfly la prima vera protagonista bisessuale delle serie d'animazione Disney? Il fatto è che non c'è mai stata una vera e propria conferma ufficiale sulla questione. Nonostante il comportamento di Star nell'episodio in oggetto, che però rimane praticamente il solo fattore nell'intera serie che lo dimostrerebbe, a cui si aggiungono le dichiarazioni decisamente ufficiose della Cotugno, e a dispetto del fatto che Star come bisessuale sia ormai qualcosa di comunemente accettato tra i fan della serie, non c'è mai stata una presa di posizione seria e diretta di più autori che abbiano confermato sì, lei è bisessuale.
Trattamento che invece ha avuto, ad esempio, Jackie Lynn Thomas, personaggio secondario dello show che nell'ultima stagione si è presentata con una fidanzata, pur non definita tale on screen, e che su Twitter è stata esplicitamente apostrofata come bisessuale dai membri della crew di produzione. Alla fine dei conti, la gestione della tematica per il personaggio di Star ha per molti, compresi diversi esponenti della comunità LGBT, avuto più un retrogusto di queerbaiting, cioè una strategia per accalappiarsi con il minimo sforzo un target arcobaleno, piuttosto che un vero atto di inclusività e rappresentazione. Per tirare le somme, Luz e Amity sono davvero le prime protagoniste bisessuali della Disney in campo animato? Beh, forse no, ma tutto sommato, forse anche sì. Detto ciò, possiamo dare una conclusione anche al video di quest'oggi. Non mancate di iscrivervi se non volete perdere i miei prossimi contenuti. Considerate poi di mostrare il vostro supporto in maniera concreta per mezzo di Patreon, Ko-fi, Streamlabs o come altro vorrete. Dunque, alla prossima, gente!